All'avvio del software, oltre all'usuale ritocco grafico dello splash screen, la novità più evidente è l'adozione del layout con toni scuri derivato da Vegas Pro 9. Decisamente adatto per l'editing video, soprattutto durante operazioni delicate come la correzione colore. Troviamo anche il nuovo layout con trimmer e preview affiancati nella configurazione classica dual monitor ed è veramente difficile, ad un'occhiata veloce, capire se siamo di fronte a Vegas Movie Studio HD o Vegas Pro. Qui vediamo il rinnovato wizard per la creazione di progetti, adesso più chiaro e semplice, con 3 grandi pulsanti. Il pulsante New per la creazione di un nuovo progetto, il pulsante Show Me How Tutorials per la visualizzazione di tutorials interattivi, quindi il pulsante Start Using Vegas Movie Studio per poter andare direttamente sulla timeline. Non manca nella parte sinistra della finestra il riepilogo dei progetti recenti. Scegliendo di creare un nuovo progetto, veniamo accolti dalla nuova finestra per la configurazione del progetto. Partiamo decidendo la regione di utilizzo, quindi se realizzare un video in formato NTSC a 60 Hz o PAL a 50 Hz, il tipo di audio, stereo o surround 5.1, infine il formato video ed il relativo template per la produzione in SD o HD. Da notare il riquadro sottostante che fornisce una rapida descrizione del template scelto. In questa finestra troviamo anche l'opzione Manage Project Files, utile per memorizzare all'interno della cartella del progetto tutti i media utilizzati. In particolare verranno memorizzati le registrazioni audio, come speakeraggi, voiceover, eccetera, file catturati o importati da telecamere, fotocamere, scanner o CD, screenshot catturati dalla preview di Vegas Movie Studio HD, file creati con la funzione Render to New Track. Eventuali altri media utilizzati nel progetto ma già presenti sul proprio PC non verranno spostati, rimanendo quindi nelle cartelle originali. Ad esempio, se attingiamo da un hard disk esterno in cui sono memorizzati i brani audio, questi verranno utilizzati nel progetto ma rimarranno nella loro locazione originale. Quindi, tramite l'opzione Manage Project Files, l'utente viene svincolato dal dover impostare le cartelle per i vari file, trovando tutto il materiale già organizzato direttamente nella cartella del progetto. Cartella che Vegas Movie Studio HD crea automaticamente nella locazione indicata dal campo Folder e con lo stesso nome del progetto. Ulteriori dettagli su come il software si comporti con questa opzione attiva si hanno aprendo le proprietà del progetto e spostandosi sul tab Folders, dove vengono indicate le cartelle per i file audio registrati e per quelli di pre-render. Nella finestra vediamo l'opzione Manage Project Files impostata su On. E nei 2 campi sottostanti troviamo la cartella creata da Vegas per il nostro progetto e quindi le relative sottocartelle per i file audio e per quelli di pre-render. Esplorando la timeline scopriamo una delle novità più importanti di questa nuova versione di Vegas Movie Studio HD Platinum, cioè la possibilità di avere un massimo di 10 tracce video e di 10 tracce audio, consentendo quindi la creazione di progetti anche piuttosto complessi. Mutuata da Vegas Pro ha anche la possibilità di gestire più layout nell'interfaccia grafica, con 10 slot disponibili per le proprie configurazioni personali. Configurazioni richiamabili con la combinazione di tasti Alt più D numero di layout, ad esempio Alt più D 0, Alt più D 1. A queste si aggiunge anche la combinazione Alt più D D, che richiama il layout default in configurazione trimmer più preview. Per quanto riguarda gli effetti video, importante novità è l'inclusione del tool di correzione colore secondaria, che avvicina ulteriormente il prodotto al mercato prosumer. A questo si aggiunge anche il White Balance Tool, visto con il recente update di Vegas Pro 9, e che rappresenta un utile e rapido strumento per la correzione del bilanciamento del bianco, senza doversi addentrare in operazioni complesse. L'utilizzo dell'effetto è molto semplice, infatti è sufficiente selezionare il contagocce e cliccare in un'area dell'anteprima con il bianco errato. Quindi il VideoFX applicherà la correzione necessaria e successivamente si potrà intervenire con i cursori Amount of Correction e Brightness per attenuare o incrementare il fattore di correzione.
Quindi Vegas Movie Studio HD Platinum 10 è fornito di un set di strumenti completo per la correzione colore. Da citare la nuova transizione Gradient Wipe, già vista all'opera in Vegas Pro 9, che consente di realizzare transizioni particolarmente creative. Il tutto viene gestito da un'immagine in scala di grigio, scelta fra quelle disponibili o realizzata ex novo, immagine che determina il passaggio tra un media e l'altro. Varie opzioni, infine, ci consentono di gestire al meglio la transizione e personalizzarla secondo il proprio gusto e le proprie esigenze. Disponibile in questa versione anche un nuovo stabilizzatore di immagini basato sulla nota tecnologia sviluppata da ProDAD. Selezionato un event sulla timeline, lo stabilizzatore è attivabile accedendo al menu Tools, Video, Stabilize Media. Dato l'orientamento user-friendly del software, il tool propone esclusivamente dei preset già pronti all'uso e non fornisce alcuna finestra di personalizzazione. Scelto il preset più adatto, il tool analizza il media ed applica le correzioni necessarie per restituire un video quanto più possibile stabile, eliminando scossoni o movimenti bruschi e compensando i bordi. Da notare come il tool crei una nuova subclip contenente il video stabilizzato e questa venga automaticamente inserita come take nell'event precedentemente selezionato. In questo modo è possibile passare dalla clip stabilizzata a quella originale e viceversa semplicemente premendo il tasto T. Interessante il nuovo Slideshow Creator per la creazione di presentazioni fotografiche con pochi clic. Il tool è attivabile da Insert Slideshow. Quindi nella nuova finestra avremo due tab, il tab Pictures per selezionare le foto da utilizzare. Quindi potremo intervenire sulla rotazione delle immagini o stabilirne l'ordine. In questo caso risultano utili i pulsanti più e meno, quindi pulsanti per l'ordinamento alfabetico e per quello cronologico. Infine abbiamo il pulsante per l'ordinamento random. Nel tab Settings troviamo tutte le opzioni per configurare il nostro slideshow, come stabilirne il punto di inserimento sulla timeline, oppure la durata di ogni singola foto o dell'intero slideshow, quindi la combinazione di effetti. Scelto il preset desiderato, non resta che premere il pulsante Create e la presentazione verrà creata direttamente sulla timeline. Per quanto riguarda l'editing audio, ed in particolare il time stretch ed il pitch shift, anche in Movie Studio troviamo l'ottimo Z-Plane nella stick. Il time stretch viene gestito premendo il tasto CTRL più clic col tasto sinistro del mouse sul bordo dell'event e trascinando. Nelle proprietà dell'event è impostato di default quindi l'algoritmo Z-Plane nella stick, tuttavia è disponibile anche l'algoritmo classico. Non mancano poi opzioni per determinare le modalità di intervento. Importanti novità anche per quanto riguarda il rendering, che consente l'utilizzo di un elevato numero di codec e template. In particolare i template conformi al progetto vengono identificati con il simbolo uguale, un utile aiuto per i meno esperti. Ma la vera novità la scopriamo con l'encoder Sony AVC H264, adesso compatibile con la tecnologia CUDA di Nvidia, che consente una considerevole diminuzione dei tempi di render, con percentuali che si attestano anche sul 14-15% di tempo in meno in test effettuati con una scheda Nvidia 9600 GT. Anche utilizzando il pulsante Make Movie scopriamo nuovi e migliorati template, oltre che funzioni appositamente studiate per consentire la distribuzione dei propri video sul web tramite servizi come il noto YouTube. Infine, tramite Tools Burn Disk è possibile finalizzare il progetto direttamente su DVD o Blu-ray disc.